Come gestire la paura? Benvenuto su Crescita Personale e Finanziaria. Come superare la paura di non farcela e superare le difficoltà che ne derivano? Sono molte le persone che spesso si pongono queste domande nella vita, ma quello che soprattutto si domandano è: come si elimina la paura? In questo discorso di Bob Proctor in italiano viene evidenziato molto bene questo problema che affligge moltissime persone e che impedisce loro di avere una mentalità vincente. Egli dice chiaramente che non bisogna assolutamente eliminare tutta la paura per avere un mindset vincente. Questo perché la paura molte volte è utile, può avvisarti di fare attenzione, ti dice di non buttarti giù dal molo se ci sono delle rocce al di sotto o altre cose simili. La paura è una cosa sana messa in questi termini. Bisogna capire che la paura, nella maggior parte dei casi, è causata dall'ignoranza. Ed è per questo motivo che in giro ci sono persone che desiderano fare affari per se stessi, che hanno un lavoro che non gli piace e hanno un sogno che vogliono seguire, ma hanno paura. Hanno paura di fare un passo in avanti. Ci sono persone che vogliono investire, hanno i soldi e un potenziale buon investimento tra le mani, ma sono spaventati e quindi se ne stanno alla larga. La paura è una cosa terribile. Quando Bob Proctor lavorava nei Vigili del Fuoco aveva un sogno, ma per esaudire quel sogno doveva lasciare la sua professione attuale. Questa era una cosa assurda, poiché nessuno aveva mai lasciato il dipartimento per molti anni. Nessuno era stato così pazzo, dato che non potevano essere licenziati. Bob inizialmente era molto spaventato dall'idea di andarsene, ma grazie all'aiuto di un mentore che lo aiutò a studiare e ad aprire la mente, i suoi timori sparirono. Ora ti mostriamo cos'è che fece eliminare la paura nella mente di Bob. Guarda questo cerchio. Questo cerchio rappresenta la tua mente. La parte superiore, dove c'è la scelta, rappresenta la tua mente cosciente e lì hai tutti i tipi di facoltà mentale. Hai la capacità per pensare tutto quello che vuoi. La metà inferiore del cerchio è la tua mente subconscia. Non ha capacità di scegliere, non ha la capacità di pensare, accetta tutto quello che gli dai. Ed è cosa dai a questa metà che determina cosa succede al piccolo cerchio che trovi lì sotto. Perché questo è il tuo corpo, quindi il modo in cui agisci, il modo in cui il tuo corpo si muove. È un'espressione di cosa sta succedendo nella mente e purtroppo è generalmente un'espressione di ciò che sta accadendo nella mente subconscia, ossia nella parte inferiore. La cosa bella è che l'ignoranza ha un polo opposto, che si chiama conoscenza. Ignoranza è non conoscere, la conoscenza è sapere. La conoscenza è conoscere un'informazione. Alcune persone vivono nell'ignoranza per tutta la vita, altre no. Bob dice di aver vissuto nell'ignoranza per molto tempo, poi ha iniziato a studiare e tutto è cambiato. Ma non è cambiato per caso, è cambiato perché lui ha iniziato a studiare e a sviluppare qualcosa che si chiama comprensione. C'è un potere che scorre nella nostra mente e non si ferma mai. Infatti scorre verso e attraverso noi e puoi effettivamente fotografare questa energia che lascia il tuo corpo. E questo grazie a Kirlian, un ingegnere, inventore e fotografo russo, che attorno al 1934 riuscì a perfezionare una forma di fotografia in grado di fotografare l'energia rilasciata dal corpo di una persona. Fotografava la massa e poteva fotografare l'energia. Se cambi le immagini nella tua mente, alteri la vibrazione in cui si trova il tuo corpo e il colore di quell'energia cambia e la densità di esso dipende dalla concentrazione. Ora torniamo al disegno della nostra mente. Diciamo che la parte superiore può pensare e può pensare qualsiasi cosa tu voglia. Il tuo subconscio invece è programmato, cioè c'è un paradigma. Un paradigma è una moltitudine di informazioni, è un programma nel tuo subconscio. Sono le tue abitudini, una moltitudine di abitudini che controllano il tuo comportamento in modo enorme. La nostra mente pensante potrebbe assumerne il controllo, il problema è che raramente lo fa.
La maggior parte delle persone è controllata dal loro paradigma. Questo spiega il perché alcune persone, assolutamente geniali e con un ampio bagaglio culturale, non riescono ad avere risultati e rimangono al verde. Non riescono nemmeno a trovare un lavoro. Eppure sono intelligentissime. Se ben ricordi, la mente cosciente ha la capacità di scegliere. E cosa fa la maggior parte delle persone? Vede una situazione che non riesce a capire davvero e inizia a preoccuparsi di non avere abbastanza soldi. Inizia a domandarsi se sarà in grado di farlo e inizia a preoccuparsi. Preoccupazione e dubbio sono entrambi malattie psichiche e questo è un grosso spreco di energia di cui abbiamo già parlato, che fluisce nella tua coscienza con cui potresti fare quello che vuoi. Allora, perché tutti fanno altro? Perché lasciano che il mondo esterno influenzi il loro pensiero e questo è un grave errore. Quando ti costruisci un'idea, se è negativa e la imprimi nella mente subconscia, entri in una vibrazione chiamata paura. Ed ecco cosa la gente vuole eliminare. C'è un potere che scorre nella tua coscienza. Se costruisci un'idea negativa e sei emotivamente coinvolto con quell'idea, questa si esprimerà nel corpo fisico con ansia e paura, perché il subconscio è tutt'uno con la tua mente emotiva. E questo stato è ciò che conduce la maggior parte delle persone a prendere del Valium o qualcosa del genere. Si drogano. Non capiscono quale sia la causa dell'ansia e non parlano della loro ansia, cercano di non mostrarla. La sopprimono, la imbottigliano dentro. Ovviamente da tutto questo non può venire niente di buono, perché la soppressione di ciò che è impresso e imbottigliato all'interno si trasforma in qualcosa chiamata depressione. E la depressione è ciò che farà ammalare il corpo ed è così che si forma una malattia. Lewis Sinclair aveva ragione. Lui disse che noi non moriamo, bensì uccidiamo noi stessi, ci autosabotiamo. Il problema centrale è che non capiamo noi stessi. Noi non capiamo come funziona la mente e il rapporto tra mente e corpo nel mondo esterno. La buona notizia è che è possibile cambiare tutto questo, ma bisogna avere fede, ci devi credere. Fede e paura sono due cose interessanti. Entrambe pretendono che tu creda assolutamente in qualcosa che non puoi vedere. Ci sono i poteri che fluiscono nella nostra coscienza, dove abbiamo la capacità di fare tutto ciò che vogliamo. Dobbiamo solo comprenderli. Il contrario della preoccupazione è la comprensione, e c'è solo un modo per sviluppare la comprensione, ed è attraverso lo studio. Se non studi, non riuscirai a capire. Quando iniziamo a capire noi stessi, anche il nostro mondo cambia. Ed è qui che entra in gioco la fede. Vedi, la fede è la capacità di vedere l'invisibile, di credere nell'incredibile, e questo ti permetterà di ricevere quello che la massa ritiene impossibile. Devi capire come questo potere che scorre verso e attraverso di te puoi farlo diventare forma. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato. Buona vita da Crescita Personale e Finanziaria.